Ciao ragazzi, oggi un bellissimo unboxing. Mi è arrivata una sorpresa della Bluetti. Hanno visto i miei video sull'Elite 200 e la C70, sono rimasti contenti e hanno voluto farmi provare una nuova cosa, il Charger One della Bluetti. Cosa serve questa cosa qui? Serve a ricaricare le nostre power station quando siamo in movimento, cioè in auto. Io ho visto che l'ho usata tantissimo quest'anno, veramente è stata una compagna di avventure perfetta per tutti i lavori che ho fatto nelle barche in giro per i cantieri, la tenevo fissa nel bagagliaio della macchina. Questa può essere veramente una cosa comoda, una cosa intelligente. Perché? Perché si può caricare con la presa accendisigari, ma purtroppo per i 10 A a cui è limitata la presa accendisigari e i 12 volt che riesce a dare, parliamo massimo di 120 watt. Con questa cosa qui invece, questo bellissimo gioiellino della Bluetti, riusciremo a caricare molto di più. In teoria la C70 dovremmo arrivare intorno ai 500 watt, mentre la Bluetti, l'Elite 200, ha anche qualcosa di più. Ma adesso facciamo l'unboxing e vediamo cosa c'è in questa scatola. Le confezioni delle Bluetti sono sempre fantastiche. Anche questa, devo dire, sembra veramente ben protetta. Ed eccolo qua il nostro gioiellino. Bellissima. La faccio vedere. Qui abbiamo l'output dove andremo a collegare i cavi per ricaricare la nostra power station e da questa parte qui abbiamo l'input che andrà collegato alla batteria della nostra macchina. Questa sarà in grado di riconoscere quando abbiamo l'alternatore in funzione, quindi la macchina in moto, e solo nel momento in cui la batteria dell'auto è completamente carica, lei comincerà a travasare energia dalla macchina alla power station. Arriverà praticamente, qua ci sono anche i dati, 15-56 volt d'uscita con 10 A massimo. L'input invece da 13,8 a 27,6, 50 A massimo. Questa va bene anche con le batterie della barca a 24 volt. Possiamo utilizzare le batterie, trasformare, alzare la tensione dell'uscita per portarla sulle nostre macchine. Allora, per farvi un esempio, la C70 ha come input tra i 12 e i 58 volt, massimo 10 A, per un massimo di 500 watt. La nostra Bluetti Elite 200 ha 12-60 volt di ingresso, massimo 20 A, quindi 1000 watt. Se tanto mi dà tanto, questa macchina può darmi 56 volt per 10 A, 560 watt. Io in macchina riuscirò a caricarla, o in barca, a 560 watt, che non è male rispetto ai 120 watt che avevamo prima. Questo vuol dire che questa macchina qui, che ha 2 kWh di energia, in circa, se non è proprio scarica completamente, in circa 3 ore è carica, partendo da un 20%, 25%. Se è completamente scarica e a zero, allora ci metterà un po' di più, ci metterà probabilmente quasi 4 ore, 3 ore e mezza, 4 ore. Andiamo a vedere cosa c'è ancora nella nostra confezione, perché qui ci sono ancora cose. Sempre una protezione, e qui c'è ancora una scatola pesante. Non mi meraviglierei se ci hanno dato anche tutti i cavi. Ma è bellissima sta cosa. Ragazzi, guardate che lavoro qua. Oh, perfetto. Andiamo a spostarla.
qui abbiamo tutto l'occorrente per andare a collegare la nostra Power Station in macchina. Qui abbiamo tutte le viti più una chiave a brugola, ma questa qui è una bellezza, guardate un po'. Questo è il cavo di connessione che viene fornito già dalla Bluetti. È un cavo bello importante e ha anche un fusibile magnetotermico, così possiamo attaccarlo e staccarlo. Questo cavo è veramente bellissimo, super morbido. Vediamo un po' che cavo è. 6 AVG fino a 600 volt. Quindi abbiamo questo cavo, questo andrà sulle batterie. Vi dimostro, questi sono i morsetti che vanno messi sulla batteria del veicolo o della barca. E qui abbiamo l'uscita con i capicorda già crimpati. Facciamo così. Ecco qua, c'è già il capicorda crimpato che andrà inserito praticamente qua dall'input. E l'output, noi utilizziamo questo cavetto, che è il cavetto classico solare, che va messo insieme. Questi sono i cavi che vengono dati insieme con la nostra Power Station. Questo è della C70, questa invece della 200. Noi in dotazione abbiamo questo cavo con la presa XC60, che è questa qui, e con gli ingressi solari. Perfetto. Andremo a collegare questi cavi. Non si può sbagliare perché gli attacchi MCU04 sono a un unico senso. Andremo a collegare, stando attenti di non sbagliare. Io l'ho messo su DC2, quindi andrò a cercarmi il DC2, anche se dovrebbe essere identico al discorso, meglio essere sicuri. Ecco qua. Andremo a collegare così. Questo andrà collegato, quindi questa presa andrà collegata qui, in questo modo, e questa parte andrà collegata qui dove c'è scritto output. Per andare a fare il lavoro devo aprire lo sportellino, così, e qui dentro ci sono le due brugole. Guardate, possiamo farlo in diretta. Si apre lo sportellino con la chiave in dotazione, si vanno a aprire le brugole, quindi è tutto molto semplice. Positivo, negativo, il rosso è sempre positivo, nero sempre negativo, si vanno a inserire, e 1, 2, quindi collegata l'uscita Power Station, e da quest'altra parte si va a collegare il cavo che andrà sulla batteria. Questo ovviamente è più grosso, no? Dovete sempre ricordarvi la formula. La potenza è data dai volt per gli ampere. Quindi se io aumento i volt, diminuisco gli ampere e ho sempre la stessa potenza. Se qua ho 12 volt e 10 ampere, posso sviluppare massimo 120 watt. Loro mi danno questo cavo che arriva a 50 ampere, la macchina arriva fino a 50 ampere, quindi 12 per 50 sono 600 watt di potenza che riesco a assorbire dalla macchina, perché assorbo appunto 50 ampere. Lui la trasforma e dà fuori 60 volt a 10 ampere, anzi 58-56 volt, quindi 560 watt massimi.
Quindi questo lo colleghiamo ancora qui, già che ci siamo. Io questo lo utilizzerò sia per l'auto ma anche per la barca, quindi non andrò a fissarlo completamente. Mi costruirò un cavo apposito, ci metterò una cosa di questo tipo qua, adesso ve la mostro. Mi costruirò qualcosa di apposito e utilizzerò un cavo come questo con dei morsetti, quindi potrò spostare la ricarica a seconda di dove sono e dove mi serve. Può essere veramente comodo comunque il discorso. Ovviamente non basta avere una batteria 12 volt carica, perché lui non sente il riternatore acceso, cioè la ricarica, e quindi non va in moto. Un'altra cosa da sapere è che questo Charger One si controlla dallo smartphone, sulla app della Bluetti, la stessa app che serve per controllare la nostra Power Station, sia la C70 che la 200, ma anche altri modelli. La stessa app si collega in Bluetooth al nostro charger e dall'app possiamo scegliere che modello di Power Station dobbiamo ricaricare. Ecco qua. Adesso è tutto montato, ovviamente andrà installato, se lo voglio lasciare fisso, nel bagagliaio dell'auto. Ha una ventola di raffreddamento, ha tutte le protezioni che possono servire, quindi cortocircuiti, consumo troppo elevato, temperatura, tutto quello che può servire. E una volta fisso, noi basta che quando andiamo, mettiamo la nostra macchina in bagagliaio, la colleghiamo. Ecco, mi viene già in mente un utilizzo interessante. Abbiamo un frigo nel bagagliaio della macchina, collegato alla nostra Power Station, un frigo che può essere a 12 volt, perché abbiamo l'uscita a 12 volt, o anche a 220 volt. Anche un piccolo frigo proprio di quelli da camper, che hanno anche, diciamo, il funzionamento a 220 volt. Abbiamo questo in bagagliaio. Durante i trasferimenti la macchina carica in modo molto rapido, molto velocemente la batteria della Power Station. Quando fermiamo, spegniamo il motore, smette la ricarica dalla macchina alla nostra Power Station, però il frigo continua a funzionare. Quindi abbiamo, in poco tempo di trasferimento, riusciamo comunque a tenere sempre la Power Station carica, non rischiamo di scaricare mai la batteria dell'auto e abbiamo il frigo sempre funzionante. Quindi secondo me è una cosa veramente molto interessante. Ma adesso andiamo su in studio e vi faccio vedere anche l'applicazione, come funziona e come va settata. Ho portato il charger qui in studio, l'ho collegato a una piccola batteria, in questo momento è spento, e vediamo cosa dobbiamo fare per collegarlo alla nostra applicazione Bluetti, la stessa che utilizziamo per le Power Station, e quali sono le funzionalità che ci offre nella nostra applicazione. Benissimo, allora prima di tutto andiamo sull'applicazione, siamo entrati nell'applicazione, dobbiamo accenderlo, quindi colleghiamo il magnetotermico, lui è collegato su questa piccola batteria, più che sufficiente per alimentarlo, il LED qui comincia a lampeggiare, vuol dire che si sta attivando. Andiamo un po'. Ok, è operativo. Ovviamente non è attaccato da nessuna parte, c'è soltanto il cavo qui, ma non ho portato la mia Power Station. I miei dispositivi, quindi ricapitolando, vado sull'applicazione Bluetti e dico aggiungi dispositivo. Ha trovato il charger, gli dico ok. Associazione è riuscita, il nome è Charger One, avvio, batto ancora una volta, eccoci qua. È già collegato, ovviamente non sta trasferendo nulla, è già impostato a 56 volt. Su questa applicazione noi possiamo andare a modificare i parametri di questo charger. Qui c'è l'interruttore con cui posso accenderlo e spegnerlo.
lui rimarrà in stand-by perché è sempre connesso in Bluetooth, però se a un certo punto non voglio più ricaricare la batteria, o è perché è già carica al 100% o non serve farlo, ho questo interruttore di ricarica che è molto comodo. Una cosa che si può fare, ecco, una volta acceso, come vedete, sale la tensione fino ad arrivare alla carica. Ora qui non siamo collegati su un'auto, quindi non posso farvi vedere come si accende e si spegne in funzione dell'avviamento del motore. Lo vedremo più tardi. Ok, adesso da questa pagina possiamo andare a scegliere la tensione di ricarica. Esistono due modi per farlo. La prima cosa è ovviamente disconnettersi dal nostro dispositivo, quindi esattamente come siamo adesso, cioè con il cavo staccato e non siamo attaccati alla power station. A questo punto lui mi chiede un ok, che l'ho effettivamente scollegato, vado avanti e qui posso andare a scegliere la tensione di ricarica della mia power station. Se ho una Bluetti, troverò qui l'elenco con tutte le macchine disponibili. A me interessa per esempio caricare l'Elite 200 V2, quindi la seleziono e già selezionata mi viene fuori 56 volt. Se ho una macchina che non è Bluetti, posso comunque risolvere il problema andando su personalizzato, dovrò dare ok al disclaimer e qui andrò a immettere la tensione, per esempio a me va bene 56 volt. In questo momento non l'ho scelta per, diciamo sul modello, l'ho impostata io direttamente. Comunque la tensione è giusta sia per la C70 che per l'Elite 200 V2. Una volta selezionato questo vado avanti, non c'è nessuna modifica, ok? Allora torno indietro e la macchina è pronta per andare a ricaricare a 56 volt. Se abbiamo qualche aggiornamento, ci arriverà una notifica, faremo l'aggiornamento. Io l'ho già fatto prima. Comunque è tutto veramente molto semplice. Adesso andiamo giù in macchina e facciamo un test con l'alternatore, vediamo se effettivamente funziona come dovrebbe. Iniziamo quindi a fare i test su questa Bluetti Charger 1. È venuto qui Andrea, il mio amico, con la sua macchina nuova, fiammante, appena arrivata da AliExpress. Adesso vediamo effettivamente se il charger funziona come dovrebbe. Allora, uscita del charger, eccola qui, qua abbiamo il cavo. Questo è il cavo originale con il suo interruttore, dopo c'è il cavo che ho portato fino all'auto e all'auto c'è la batteria con i due coccodrilli collegati. In questo momento la macchina ovviamente è spenta, quindi il charger dovrebbe avere, attenzione quando andrò a accendere con il magnetotermico, quindi andiamo a aprire l'app, controlliamo, facciamo così. Allora, app della Bluetti, andiamo sui miei dispositivi, qui troviamo il charger, ah sì, è spento, poverino, infatti bisogna prima di tutto accendere l'interruttore, qui comincerà a lampeggiare, perfetto, ok, adesso è attivo, quindi proviamo di nuovo. Eccolo qua, 12 volt e 6, ha già l'uscita con 56 volt, è già tarato per queste due macchine, infatti questa è la C70, questa è l'Elite 200, tutte e due hanno scritto anche qui, ingresso 12, 60 volt, 20 ampere, 1000 watt, e qui invece abbiamo 12 volt, 58 volt, 10 ampere, 500 watt. In questo momento lui dà fuori 56 volt, quindi siamo dentro perfetti nei parametri. Andiamo a collegare adesso per esempio la C70. Questo è positivo, negativo. Ok. Lei ha sentito subito la presa e ovviamente non carica.
Ha caricato anzi un pochino DC input, vediamo un po'. Sì, però si è subito staccato, ecco qua, qua si vede. Perfetto. Prova a mettere in moto, Andrea. Adesso bisogna aspettare un attimo che la tensione salga. Ok, 13,8. Comincia a portare su la tensione anche ai 56 volt. E adesso 200, 333, 389, 429. Ecco qua, 429 volt. Come vedete, lei cerca di fare un equilibrio, no? Perché adesso vedete è andato ad 11,9. Accelera un po'. L'alternatore al minimo non riesce a generare tutti gli ampere che servono. Se teniamo un po' di giri, eccoci qua, carica 429 watt. Come la macchina scende di tensione, automaticamente il device non carica più, scende la tensione e quindi scendono anche i watt sulla nostra power station. Spegni il motore, motore spento. Ovviamente lei sente che il motore è spento e va subito in stand by, infatti non carica più. Questa cosa la possiamo fare anche sull'altra. Accendi il motore. Accelera un po'. Devo aspettare che carichi, che arrivi alla tensione giusta. Eccoci qua, eccola qua, 545-560 watt. Ovviamente lui toglie l'acceleratore e la potenza va giù. Accelera di nuovo. Ok, spegni pure. La tensione va giù e lei stacca immediatamente il caricabatterie. Tensione scende, perfetto. Batteria dell'auto 12,4. Benissimo. Una volta finiti i test, se abbiamo finito di caricare la nostra power station, siamo arrivati a destinazione, buona norma è sicuramente andare a staccare il magnetotermico per togliere completamente la corrente al nostro device. Bene, grazie Andrea, grazie per l'aiuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!